Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati! Il video di oggi è un po' diverso dal solito, diciamo che sono uscita un po' dalla mia comfort zone, tanto per cambiare e per portare in questo canale dei contenuti un pochino più frizzantini. Spero di farvi cosa gradita. Dunque, nel video di oggi vedremo come realizzare uno dei progetti più popolari del web, nel senso che mi appare così frequentemente, mi appare sempre, davvero sempre, mi è apparso così tanto su tutti i social che ho deciso di portarvi questo contenuto. Sto parlando del progetto che adesso vi mostro qui sullo schermo, che è sempre realizzato in fettuccia, il che è una cosa positiva in quanto, essendo un filato molto spesso con pochi giri, si riesce ad arrivare alle dimensioni desiderate in pochissimo tempo, con pochissimi giri, no? E nello stesso tempo si riescono ad ottenere dei pannelli perfettamente tondi, senza gli spigolini, insomma. Lo stesso vale per la patella, perché un'estremità è sempre perfettamente tonda. Ora, questo è grazie alla fettuccia, ovvio, o comunque grazie ad un filato molto spesso. Ora, la sfida di oggi qual è? Riuscire a realizzare, diciamo, lo stesso modello con un normale cordino, un cordino per uncinetto 3,5 che è quello che ho utilizzato io. Quindi riuscire a realizzare due pannelli perfettamente tondi, riuscire a realizzare una patella la cui estremità è perfettamente arrotondata e distribuire nello stesso tempo correttamente gli aumenti. Ora io dico, ci sarò riuscita? Come è andato tutto il resto del video? Beh, come sempre lascio giudicare voi, come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere anche la vostra. Ma andiamo all'occorrente. Ho utilizzato una rocca di Swan Twister nella variante burro. Occorre una rocca che è composta da 300 grammi di cordino, uncinetto 3,5, poi ho utilizzato un bottone a pressione magnetico, due moschettoni a ventaglio e una catenina, tutti gli accessori nella variante oro. Detto questo, posso portarvi direttamente al tutorial di oggi, ricordandovi sempre di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanellina per ricevere le notifiche e di seguirmi anche sui miei social Facebook ed Instagram. A questo punto, sigla! Iniziamo subito realizzando il pannello tondo frontale o retro. Bisogna avviare un anello magico, quindi incrocio così il cordino, entro al centro e prendo il filo. Vado a bloccare tutto con una catenella. Questa catenella conta come primo punto, diventerà un punto basso a fine giro, poi vediamo come. Ora aggiungo altri 7 punti per un totale di 8. 2, 3, 4, 5, 6, 'Tiro la coda dietro e chiudo il mio anello magico. Andiamo a formare l'asola alla prima catenella iniziale. Quindi entro nel primo punto basso da dietro, prendo l'asola e la porto sull'uncinetto, tiro un po' e porto l'asola dietro il mio lavoro. Ecco qui. Chiudo in questo modo il giro per non avere quella maglia di fine chiusura ad ogni giro. Entro nell'asola appena realizzata, entro nell'asola dietro, tiro un po' ma non troppo, prendo il filo di lavorazione e faccio passare tutto attraverso l'asola che ho dietro e l'asola che ho davanti. Ok, quindi catenella, secondo giro, inizio sempre con una catenella. Se voi desiderate chiudere a maglia bassissima potete farlo benissimo, però avrete quella maglia antiestetica a fine giro, come vi ho detto prima. Io preferisco che sia invisibile, quindi inizierò sempre con una catenella e al termine del giro diverrà un punto basso. Aggiungo un punto basso nello stesso punto della catenella. Entro, prendo il cordino e vado a fare un secondo punto basso. Vado nel punto successivo e ripeto 2 punti bassi nello stesso punto. Punto successivo, un aumento.
Continuiamo così per tutto il giro fino ad avere un totale di 16 punti bassi. 16° ed ultimo punto. Allargo l'asola, mi entro sempre nel primo punto basso, inserisco l'asola sull'uncinetto, tiro dietro e poi semplicemente entro nell'asola appena realizzata, nell'asola che ho dietro, stringo un po', prendo il filo e lo faccio passare attraverso le asole, catenella, terzo giro. Risulta un po' rigido fare questa operazione soltanto durante il primo giro. Vedrete che man mano che andate avanti sarà tutto molto più scorrevole. È normale, i primi giri sono sempre un po' più rigidi, un po' più stretti. Fatto il primo punto, la prima catenella, passo al punto successivo e lavoro 2 punti bassi. 1 e 2. E ripeto, un punto basso, un aumento. 1 e 2 nello stesso punto e ripetiamo fino a terminare il giro. Ci ritroveremo con 24 punti bassi. Secondo punto basso, 24° punto. Vi mostro per l'ultima volta come chiudo il giro e come inizio e poi lo possiamo fare tranquillamente senza che ve lo mostri ad ogni fine giro, altrimenti tutto risulta sempre ripetitivo. Ecco qui, quindi catenella, quarto giro. Iniziamo stavolta con l'aumento affinché il pannello cresca in maniera tonda. Quindi aggiungo un punto basso sempre nello stesso punto dove ho realizzato la catenella. Nei prossimi 2 punti vado a fare un solo punto basso. Punto successivo, un aumento. Prossimi 2 punti, un punto basso. Ripetiamo per tutto il giro fino a terminare con gli ultimi 2 punti bassi, uno su ciascuno. Ci ritroveremo con 32 punti bassi. Quinto giro, catenella. Andremo a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto per un totale di 32 punti. Già avevo fatto la catenella, passo al punto successivo, un punto basso in ciascun punto. Giro normalissimo, punto basso senza aumenti. Sesto giro, catenella iniziale. Nei prossimi 2 punti lavoriamo sempre un punto basso per un totale di 3 consecutivi e poi facciamo l'aumento nel quarto punto. 1, 2 e ripetiamo un punto basso nei prossimi 3 punti, un aumento nel quarto punto. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro fino a terminare con l'ultimo aumento nell'ultimo punto e ci ritroveremo con 40 punti bassi. Settimo giro, catenella iniziale. Andiamo a lavorare anche qui un punto basso in ciascun punto per un totale di 40 punti bassi, per cui passo direttamente al punto successivo e faccio il secondo punto. 3, 4, 5, ottavo giro, catenella iniziale. Partiamo subito con un aumento per cui aggiungiamo un punto basso nello stesso punto per un totale di 2. Dopodiché nei prossimi 4 punti realizziamo un punto basso. 1, 2, 3, 4. Ripeteremo questa sequenza per tutto il giro. Rivediamo un aumento nel prossimo punto e nei prossimi 4 lavoriamo un punto basso. Termineremo il giro con gli ultimi 4 punti bassi e ci ritroveremo con 48 punti totali. Nono giro, catenella iniziale, un punto. Ripetiamo un punto basso nei prossimi 4 punti per un totale di 5. 2, 3, 4 e 5. Nel prossimo punto l'aumento.
Ripetiamo per tutto il giro finché non terminiamo con l'aumento nell'ultimo punto e ci ritroveremo con 56 punti bassi totali. 10° giro, catenella iniziale. Adesso nei prossimi 2 punti andiamo a lavorare un punto basso. Con la catenella iniziale sono 3 punti consecutivi. Nel quarto punto facciamo l'aumento, 2 punti bassi nello stesso punto. Poi ripetiamo nuovamente la stessa sequenza, quindi un punto basso nei prossimi 3 punti, un aumento nel quarto punto. E a fine giro ci ritroveremo con 70 punti bassi totali. 11° ed ultimo giro. Catenella iniziale, primissimo punto. Lavoreremo semplicemente un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 70 punti e abbiamo terminato. Settantesimo ed ultimo punto basso. Taglio il cordino, mi aiuto con un ago per fare l'asola di chiusura. Qui abbiamo la catenella, entriamo nel primo punto basso, al centro dell'ultimo e andiamo a bloccare il filo in eccesso. E voilà, primo pannello tondo realizzato, che misura 15 cm di diametro. Fatto il primo, faremo un secondo pannello esattamente allo stesso modo, seguendo lo stesso procedimento, anche questo da 15 cm. Ora step successivo, come notate ho segnato delle maglie col marcapunti. Sono esattamente 20 punti bassi, dal primo marker in rosso al secondo in verde. Questa semicirconferenza in basso mi suggerirà i centimetri da andare a sviluppare per realizzare il giro borsa, quindi indipendentemente dal vostro pannello, se l'avete realizzato più grande, più piccolo non penso, ma più grande, dovete prendere esattamente questa misura qui, quindi prendete il centimetro e andate a misurare il tutto e vedete quanto vi sviluppa. A me sviluppa 34 centimetri, l'ho già fatto, mentre da un marker all'altro abbiamo soltanto 11 centimetri. Se realizzate un pannello tondo un po' più grande, andando sempre avanti con i giri e con gli aumenti, distribuendoli in maniera corretta, perché come avete visto io per alcuni giri ho ripetuto lo stesso numero di punti, per altri giri sono andata avanti con la sequenza di 4 punti e un aumento, 5 punti e un aumento e così via, però nel 10° giro ho lavorato 3 punti bassi ed un aumento, quindi ho realizzato molti più aumenti per vari motivi, perché dovevo completare comunque con l'ultimo giro, quindi affinché il lavoro non si imbarcasse ho dovuto caricare di aumenti il giro precedente e per ottenere un pannello il più tondo possibile. Come notate è davvero tondo. Adesso possiamo realizzare il giro borsa. Riprendiamo nuovamente il filo, andiamo a fare un cappio e avviamo 15 catenelle. 1, 2, 3, 13, 14 e 15. Ritorniamo indietro a punto basso, lavorando un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 14 punti bassi. 14° ed ultimo punto basso. Fatta la prima riga, facciamo la catenella, giriamo il lavoro e iniziamo la seconda riga a punto basso in costa retro. Andiamo nella solina dietro, prendiamo il filo e facciamo il primo punto basso di 14, secondo punto basso a solina dietro, terzo punto basso a solina dietro, ultima metà catenella dietro, 14° punto. Bene, dobbiamo ripetere questa seconda riga fatta insieme per altre 52 righe. Andiamo a fare il giro di rifinitura a maglia bassa. Senza girare il lavoro aggiungiamo 2 punti bassi all'ultimo punto, così facciamo già il primo angolo, 1 e 2. Dopodiché andremo a fare un punto basso in ciascuna riga, quindi passo alla riga successiva e faccio il primo punto basso, che in realtà è il secondo perché già il primo l'abbiamo fatto durante la prima riga. Riga successiva, un punto basso, riga successiva, un punto basso
e così via lungo tutto il primo lato. Poi l'ultimo punto lo faccio nella primissima catenella avviata ad inizio lavoro e qui facciamo sempre i 3 punti bassi per formare il secondo angolo. 2 e 3. Bene, e continuiamo lavorando un punto in ciascun punto nei prossimi 13 punti. Il primo già l'abbiamo lavorato. 2, 3, 14° ed ultimo punto. Realizziamo il terzo angolo, per cui aggiungiamo 2 punti bassi in più e 3. Non ci rimane che definire l'ultimo lato più lungo ripetendo quello che abbiamo fatto prima, un punto basso per ciascuna riga. L'ultimo punto lo faccio esattamente nel primissimo fatto. Poi abbiamo il primissimo, sono 2 punti, l'angolo, il secondo punto lo faremo con ago e filo, però taglieremo il filo un po' più lungo perché ci servirà per cucire un primo lato. Mi inserisco nel primo punto e poi al centro dell'ultimo. Blocco con un nodo ed esco fuori direttamente dall'angolo stesso, così sono pronta per cucire. Adesso è arrivato il momento di andare a cucire i 2 pannelli tondi al giroborsa. Importantissimo andare a bloccare sempre il punto segnato col marcapunti con il punto dell'angolo del giroborsa, come ho fatto io da una parte e dall'altro, poi prendere un pezzo di cordino, un pezzo di filo e imbastire grossolanamente il tutto. In questo modo faciliteremo di gran lunga la cucitura e cuciremo insomma in maniera corretta. Cosa faccio? Mi inserisco nella maglia segnata col marker, l'avevamo visto poco fa, quindi mi inserisco e poi tolgo il marker. Faccio una seconda passata per rinforzare l'inizio della cucitura, faremo lo stesso alla fine. Pareggio bene i 2 pannelli e inizio semplicemente a cucire. E continuiamo così lungo tutto il pannello fino a bloccare angolo e punto col marker. 2 passate, nodino, nascondiamo il filo d'accesso, lo tagliamo ed il gioco è fatto. Ripetete poi l'operazione dall'altra parte. E voilà! Poi questo sarà il risultato una volta che abbiamo cucito un primo pannello ed un secondo pannello. Vi do anche le misure, siamo a 23 cm di larghezza per una altezza di 18 cm e comunque abbiamo anche una bella profondità perché abbiamo realizzato un giroborsa di 10 cm. Poi a fine lavoro chiaramente la vedremo meglio con un po' di imbottitura all'interno. Per adesso abbiamo finito il corpo della nostra borsetta, dobbiamo andare a realizzare la patella, quella patella che vediamo sempre in questo tipo di progetto. Dunque io l'ho già realizzata perché mi ero messa lì a sperimentare un po', dovevo capire anch'io come fare, soprattutto come andare a distribuire bene gli aumenti sulla zona più curva. Diciamo che per realizzare una patella di questo tipo la difficoltà sta proprio lì, come distribuire bene gli aumenti, perché ogni volta non si sa mai, alcune zone vengono un po' più spigolose, insomma questa è venuta davvero proprio perfetta, perfetta. Misura esattamente 12 cm per 21 cm. Ho già fatto una prova ed è precisa per il progetto. Davvero al primo colpo è venuta precisa, manco io ci credevo. Infatti poi mi è sorto un problema perché non stavo registrando le clip come sto facendo adesso. È pure vero che mi è avanzato un po' di cordino, quindi potrei farvi un piccolo campioncino, altrimenti l'altra soluzione è quella di disfare la patella e rifare tutto da capo insieme a voi, perché comunque lo schema di questa patella è super semplice, di una semplicità davvero unica, la fate in pochissimo tempo. Non so se sono più folle a disfare la patella già fatta perché ce l'ho pronta e rifarla per registrare le clip, registrarle per voi appunto per darvi lo schema, oppure iniziare una nuova patella con il cordino che mi è avanzato. Dovrei farcela con questo che mi è avanzato, casomai posso sfruttare la seconda patella per un altro progetto, non è questo il problema. Avevo pensato anche di scrivervi il pattern nella clip successiva, però penso
penso che a volte sia meglio vedere il tutto nella pratica piuttosto che nella teoria. Possiamo iniziare. Riprendo nuovamente il cordino. È importantissimo per questo passaggio della patella avere almeno 2 marker, mi raccomando, è fondamentale, in questo modo nessuno si perde durante la lavorazione. Io li utilizzerò perché mi sono stati molto utili. Allora, vado a fare intanto un cappio e avvio esattamente, non me lo ricordo più perché non mi sono scritta lo schema, un attimino. Ok, non ricordavo più i punti che avevo avviato perché giustamente nemmeno mi sono scritta lo schema. Comunque, dobbiamo avviare esattamente 24 punti, ma ne lavoreremo soltanto 23 perché la 24esima ci serve per girare il lavoro. 23esima catenella, 24esima che ci serve per girare. Andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante. Come sapete, io vado a lavorare il punto basso dietro, nella maglia dietro. Qui abbiamo la catenella nella maglia dietro, lo sapete. 23esima ed ultima maglia bassa, che vale come primo punto. Prendiamo il marcapunti e segniamo la 22esima. Poi abbiamo la 23esima. Sempre nello stesso punto aggiungiamo altri 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto, abbiamo realizzato la zona curva. Fatto questo, andiamo avanti lavorando un punto in ciascun punto e vedrete che vi ritrovate 22 punti. Un primo punto nel primissimo. Il primo punto è sempre il più stretto, non vi preoccupate, è normale. E lo segniamo col marcapunti, quindi questo è il primo punto di 22 e ce lo porteremo sempre alla fine. Il 22esimo punto, sia di un lato a destra sia di un lato a sinistra, ce lo porteremo sempre fino alla fine. Li segneremo sempre. Perché? Perché andremo sempre a lavorare o a fare aumenti sulla zona curva. Fondamentale questo, mi raccomando, tenetelo bene in mente. Io direi una cosa, andiamo avanti fino a terminare la riga. Quando ci troviamo all'ultimo punto, lavoriamo l'ultimo punto basso, facciamo la catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo i primi 22 punti. Ci vediamo direttamente sulla zona un po' più curva. È qui che si svilupperà tutta la situazione, no? Facciamo così anche per accorciare i tempi del video, altrimenti diviene davvero noioso. Per tutte le clip successive ci vediamo sempre sulla zona curva e salteremo insomma la parte dei punti bassi, dei 22 punti bassi, perché quelli li lavoreremo sempre. Ok, sono durante la seconda riga, vado a fare il 22esimo punto e lo segno col marcapunti sempre. Ora ci ritroviamo con i 6 punti al di sotto, andremo a fare 2 punti in ciascun punto per un totale di 12, quindi aumento su ciascun punto. Punti, 1 e 2. Ok, qui abbiamo il primo punto di 22. Togliamo il marcapunti, facciamo un punto basso, lo rimettiamo, mi raccomando, altrimenti perdiamo il filo di tutto, e continuiamo lavorando un punto in ciascun punto, terminando così la seconda riga. Catenella, giriamo il lavoro e realizziamo un punto in ciascun punto per i prossimi 22 punti. Sono alla terza riga, già iniziata, 22esimo punto fatto. Durante questa riga andremo a lavorare un punto in ciascun punto, sempre per un totale di 12 punti. Durante questa riga non ci sarà alcun aumento, quindi procediamo in maniera tranquilla. 12esimo punto. Di nuovo primo punto di 22, lo risegniamo, andiamo avanti per tutta la riga, facciamo la catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo i primi 22 punti. Bene, quarta riga, dobbiamo alternare un punto basso e un aumento nel punto successivo. Un punto basso, un aumento nel punto successivo.
un punto basso, un aumento. Ok, durante questa quarta riga sulla zona curva ci ritroveremo con 18 punti. Adesso da questo momento in poi andiamo a lavorare i soliti 22 punti. Ora facciamo anche un'altra cosa qui. Durante la quinta riga bisogna andare a fare un punto in ciascun punto sulla zona curva. Quindi faremo 22 punti, 18 punti, 22 punti. Io direi a questo punto di vederci direttamente durante la sesta riga dove faremo gli aumenti. Ok, mi ritrovo alla sesta riga. Andiamo a fare nei primi due punti un punto basso, nel terzo punto un aumento. Quindi nei primi due punti un punto basso e nel terzo punto un aumento. Terminiamo questa sesta riga con gli ultimi 22 punti. Una volta che la terminiamo, iniziamo la settima riga e andremo a lavorare, magari mi metto così sullo schermo vi scrivo, vi indico tutto a scanso di equivoci. 22 punti sulla parte più lunga, 24 punti sulla parte curva e altri 22 punti sull'altro lato. Siamo all'ottava riga, quindi riprendiamo con gli aumenti. Vado a fare nei prossimi 3 punti un punto basso, 2 e 3 e poi l'aumento, 2 punti nello stesso punto. Rivediamo nei prossimi 3 punti un punto basso e nel quarto un aumento. A questo punto non ci rimane che completare gli altri 22 punti, fare la catenella, girare il lavoro, iniziare la riga numero 9, 22 punti, un punto su ciascuno per un totale di 30 punti e altri 22 punti. Ora penso che non andrò più avanti con la mia dimostrazione perché mi è finito il cordino. Non preoccupatevi perché adesso vi suggerisco lo schema successivo perché dobbiamo continuare per poche righe. Dobbiamo fare altre 2 righe. Nella riga numero 10 andremo a lavorare 22 punti. Sulla zona curva alterneremo nuovamente gli aumenti, quindi 4 punti bassi più l'aumento e lo ripetiamo fino alla fine finché non terminiamo con l'aumento stesso come abbiamo visto fino ad ora. Ci ritroveremo durante la decima riga con 36 punti bassi sulla zona più curva. Poi procediamo per i prossimi 22 punti, catenella, giriamo nuovamente il lavoro e procediamo con l'11ª riga, quindi con l'ultima riga vera e propria che è quella che ho fatto io proprio qui, dove ho lavorato 22 punti, 36 punti, 22 punti. Io spero che tutto sia stato chiaro, ma come avete visto vi ho scritto anche tutto lo schema qui sullo schermo, quindi non dovreste perdervi. Disfo questa zona qui così la facciamo insieme e vediamo come rifinire. Quindi se prima sono stata folle adesso lo sono ancora di più perché lo devo rifare, ma tranquille, non è un problema. È il mio lavoro, è ciò che mi piace fare, quindi lo faccio molto volentieri. Basta aggiungere 2 punti per formare l'angolo, 1 e 2. E poi basta lavorare un punto in ciascuna riga, quindi vado nella riga successiva e faccio un punto basso, riga successiva un punto basso e così via fino a terminare tutta la riga. Poi faccio un punto basso proprio qui al centro. Questa è la riga iniziale dove nell'ultima catenella sono partiti i primi 6 punti bassi, vi ricordate? Anche qui vado al centro e vado a fare un punto basso. Ok, e poi procedo. Un punto basso in ciascuna riga. Ora facciamo l'ultimo punto dove già abbiamo lavorato il primissimo e il secondo punto dell'angolo lo andiamo a fare con ago e filo. Come notate io ho staccato il filo, il giusto per andare a cucire questa parte qui sul dietro della borsetta, quindi sfilo, mi aiuto con un ago, mi inserisco nel primissimo punto basso, al centro dell'ultimo. Avete visto? Non fa davvero una piega, quindi giro il mio lavoro, vado a fare un nodo e esco proprio
dalla catenella che ho appena realizzato, quindi dal secondo punto dell'angolo, così siamo pronte per andare a cucire il tutto. Prima di andare a cucire la patella, cosa vado a fare? Vado a fissare la mia chiusura. Utilizzo il bottoncino magnetico con le alette da una parte e dall'altra parte quello col bottoncino a pressione, in questo modo dall'altra parte, sulla parte bella, non si vedono le alette. Potete utilizzare anche quelle da cucire direttamente. Io mi ritrovo queste, sono molto utili, molto comode, ultimamente le sto utilizzando spesso, devo dire. Sì, penso che qui va bene, siamo al centro, penso. Sì, siamo al centro. E adesso fisso l'altra metà. Applico il bottoncino qui e vado a vedere dove va a coincidere. Inserisco la griglietta all'interno e apro semplicemente le alette, tutto qui, facile facile. Ovviamente in un secondo momento andrò a foderare il progetto perché comunque si vede la griglia all'interno. Una volta fatto questo possiamo andare a cucire la nostra patella dalla parte opposta, sul dietro. La posizioniamo per bene. Volendo potremmo cucire anche a maglia bassissima. Penso che farò così. Quindi cosa faccio? Mi è molto più comodo, poi se volete cucite anche con ago e filo. Esco dal punto da dove sono entrata poco fa, mi sembra che il filo lo avevo già bloccato, quindi lo vado a tagliare direttamente. Riposiziono la parte dietro, posso partire anche dall'angolo e mi inserisco nel punto che coincide con l'angolo, perfetto, ecco qui. Apro la patella e vado a fare tutta questa operazione dall'interno. Vediamo se riesco a mostrarvi bene, quindi già avevo fatto il cappio, lo tiro fuori, ecco qui. E adesso dovrei cucire con molta tranquillità. Se magari qualcosa si sposta, basta mettere una mollettina proprio qui, cosa che farò io. E di tanto in tanto do una controllatina giusto per vedere che sto cucendo in maniera corretta. Passo al punto successivo e mi inserisco in automatico, prendo il filo e cucio. Sì, faccio così perché mi è molto più comodo. Per alcuni può essere scomodo, per me è molto più comodo fare così. Prendo il filo e chiudo, entro, prendo il filo da sotto, giustamente voi non state vedendo, però prendo il filo, vedete, e chiudo. Ok, facciamo così. Continuerò esattamente in questa maniera, quindi lo faccio fuori fotocamera perché non riesco a gestirmi bene con la fotocamera. Vado a fare una cucitura a maglia bassissima, poi vado a bloccare il filo all'interno del progetto e vado a togliere l'eccesso. No, vabbè, è troppo graziosa, guardate. Stavo giusto sistemando i moschettoni per inserire la tracollina e guardate, è proprio un amore, un gioiellino. Troppo carina. Adesso vi faccio vedere una cosa, così vi mostro anche delle clip di cosa ho fatto. Intanto sto applicando i moschettoni ai due lati, questi semplicissimi a ventaglio. Vado a formare delle pieghe, dei soffietti, 1, 2, 3, a 3 punti di distanza. E proprio alla base della prima riga inserisco il moschettone, così. Stessa cosa faccio da questa parte, 1, 2, 3, e vado a formare una leggera piega qui. Ok, proprio in questo modo, vedete? Ho realizzato una sorta di soffietto, sia da una parte che dall'altra parte. Posso tranquillamente aprire nuovamente la letta e inserire la tracollina. Se avete dei moschettoni un po' più piccoli vanno bene anche quelli. Io ho questi, quindi utilizzo questi. Ecco qui. E questo è il risultato, troppo graziosa. Anche se comunque è un po' piccolina, con la profondità conferita risulta comunque spaziosa. Penso che il cellulare entri all'interno, sì, penso di sì. Io ovviamente come al solito ho imbottito il progetto per mostrarvi proprio quanto sia spaziosa e poi comunque imbottita riesco a mostrarvi meglio il progetto. Oltre a cucire a maglia bassissima questa zona qui come vi avevo fatto vedere, ho dato una cucitina proprio qui. Chiaramente non si vede perché ho cucito dalla parte interna. Adesso vi mostro una clip. Dall'interno del progetto mi sono agganciata con una maglia bassissima e ho proseguito lungo le 20 maglie che mi ritrovo sul pannello tondo dietro. Dopodiché ho proseguito a maglia bassa, quindi ho alzato un po' il laterale sia da una parte che dall'altra parte, facendo un
punto basso in ciascun punto. Quando sono arrivata esattamente qui sulla parte frontale del progetto, ho proseguito semplicemente a maglia bassissima, rifinendo così questa zona superiore. Dopodiché ho continuato a maglia bassa fino a staccare il filo e a chiudere con asola di chiusura ago e filo, e devo dire che ho fatto proprio bene a rifinire il tutto. In questo modo la patella, una volta che la si apre, non cade proprio giù perché è stata fermata appunto dalla cucitura sulla parte superiore. E niente, questo qui è il risultato. Io devo dire che il progetto è riuscito abbastanza bene. Certo, è piccina piccina, però è molto carina, davvero carina. Secondo voi ci siamo riusciti? Non so, mi sono un po' avvicinata, ma chiaramente il progetto è un po' diverso e ci può pure stare. Ogni creativa realizza i progetti a modo proprio con la propria tecnica. Appunto per questo ogni progetto, seppur simile, è unico, perché è realizzato da persone differenti che hanno una loro storia, una loro esperienza. Insomma, alla fine di tutto io sono molto soddisfatta di questo progetto, è un gioiellino, mi piace tantissimo, davvero. Io spero che il progetto sia piaciuto anche a voi, pure se è un po' piccino, però ogni tanto ci sta uscire dalla propria comfort zone. Sapete quanto io ami realizzare comunque progetti un po' grandi, belli spaziosi e capienti, però comunque dai, ci può pure stare. Fatemi sapere la vostra, vi aspetto giù nei commenti sotto al video. Io vi do sempre l'appuntamento la prossima settimana con un nuovo progetto e vi invito a seguirmi sia qui sul canale se ancora non vi siete iscritti. Vi consiglio di attivare la campanellina per non perdervi le prossime novità e di seguirmi anche su Facebook e su Instagram. A questo punto vi do un bacino, vi abbraccio, ciao a tutti!